Stamattina raccogliamo insieme alcuni ortaggi a foglia giapponesi barra asiatici che sono perfetti per un'insalatina speciale. Sono perfetti tra l'altro da coltivare nel periodo autunnale nel quale stiamo entrando e sono sicuro al 99% che non conosci la maggior parte delle varietà che andremo a vedere. Quindi andiamo. Intanto ti faccio una breve panoramica per darti un anticipo sul cosa andremo a raccogliere. Già si vedono delle forme un po' strane, sono sicuro. Questa dopo te lo dico, non la raccogliamo oggi, ma ti spiego. E poi vabbè, qui c'è anche della rucola, delle lattughe normali. Allora, partiamo qui dall'angolo della Misuna. Ne ho due varietà qua giù. Una che è questa qua giù, che è quella un pochettino più fine, che è quella che viene usata in Giappone principalmente, quella che viene venduta in Giappone. E poi ce n'è una varietà un pochettino più grande, questa qua che sto provando quest'anno, e è altrettanto buona. Se vuoi rimanere più sull'originale giapponese, questa qua è migliore. Di solito in Giappone viene raccolta a cespi, io invece oggi raccoglierò questa Misuna, ma non solo, anche praticamente tutte le altre verdure, tagliando le foglie esterne, di modo che piano piano poi la pianta ributta nuove foglie. Se fai così, vedi, ho tagliato queste foglie qua giù esterne, poi però qui la pianta dal centro ne ributterà di nuove. Così facendo ti assicuri un raccolto continuo per buona parte dell'autunno e, visto che qui siamo in coltura protetta, magari anche un po' nell'inverno. Raccogliamo anche questa qui rossa, sempre Misuna. Misuna che fa parte, è una brassicacea, fa parte, è una senape in pratica, quindi saporino un po' amarognolo. Questa non è piccante, eh. Passiamo qui accanto a questa qua, che potrebbe crescere ancora un pochettino, però già così è buonissima, anzi forse è ancora meglio così. Questa si chiama wasabina, in italiano spesso la sento chiamare wasabino, comunque in giapponese si chiama wasabina. Anche questa è una senape e, come dice il nome, questa sì che è un po' piccante, ricorda un po' il sapore della wasabi effettivamente. Fantastica sia cruda sia cotta, come praticamente tutte quelle che andiamo a vedere oggi. Poi accanto alla wasabina qui abbiamo un'altra sempre giapponese che si chiama Komatsuna, e questo, ti dico la verità, è un seme che sto provando per la prima volta. Non sono convintissimo, la devo assaggiare. Comunque la Komatsuna, anche questa sempre una senape, sempre come le altre che abbiamo visto fino ad ora, giapponese, amatissima in Giappone. Questa si mangia principalmente cotta però rispetto a quelle altre. Qui accanto che abbiamo queste strane foglie dalla strana forma, questa è una senape rossa, ora non so il nome esatto, io la trovo come senape rossa, e anche questa è mondiale. Anche questa non è piccante, si parla più che altro di amarezza e dà un sapore veramente unico nelle insalate, unico. Ora, questa te la voglio far vedere da vicino, che questa sembrerebbe una rucola come le altre. Ora, questa sta già andando un pochino assieme. Questa invece è rucola wasabi e è molto piccante, molto più della rucola normale, e sa appunto di wasabi, cioè ricorda la wasabi, è veramente fantastica. Essendo molto piccante ne basta veramente poca, infatti ne ho messe poche piantine, perché anche poche foglie in un'insalata si sentono, te lo garantisco. Se la fai, vacci piano, soprattutto le prime volte che la usi, magari assaggiane una foglia prima di metterla nell'insalata, perché ti porta via la bocca. Buona, buonissima, soprattutto se ti piace la wasabi, ha un sapore che la ricorda, però è piccante, ecco, e lo dice uno che è amante del piccante, eh. Qui accanto, te l'avevo già accennato prima, ti ho detto non lo raccoglierò oggi perché lo voglio far crescere ancora un pochino. Questo in giapponese si chiama shungiku, è crisantemo giapponese. Questo, se lo fai andare a fiore, a seme, ti fa dei fiori bellissimi, e altrimenti viene raccolto a ciuffi, diciamo, e in Giappone è usatissimo soprattutto nelle zuppe. Le zuppe varie, ha un sapore che a me ricorda anche molto le foglie delle carote, però potrei essere soltanto io che la penso così. Allora, questa è la bellissima cassetta appena raccolta, con quelle che ti volevo far vedere oggi per farti vedere, per comporre insieme un'insalata asiatica top.
poi andiamo a casa e ti faccio vedere come lavo queste foglie, come le mescolo, come le asciugo e come poi le preparo per andare in frigorifero prima di essere consumate. Allora, eccoci qui pronti per il lavaggio, quindi cosa faccio? Le prendo e le butto tutte in questa bacinella, tutte tranne la Komatsu-na, che questa la mangeremo a parte, e mettiamo un po' d'acqua, riempiamo così. Ok, direi che può bastare. Quindi una volta sciacquate, levato il grosso, anche se lì nella serra poi no dig sono abbastanza pulite, ne prendiamo un po' e andiamo nella nostra centrifuga. Ah, sì, ci stanno tutte. Ho comprata grossa apposta. Andrà fatto 2 o 3 volte questo passaggio. Quindi fatto il passaggio di asciugatura 3 volte, andiamo qui c'è una rete d'asciugatura, ce n'ho messa un'altra sopra, quindi ora le lascio un pochino qui ad asciugare, ovviamente sono all'ombra, non le lascio al sole, e poi l'acqua che avanza va in questa bacinella sporchissima sotto, che poi però riutilizzo per annaffiare qui l'orticello a casa, diciamo. Quindi, nel mentre che aspettiamo che asciughino, ti faccio vedere che ho cominciato a raccogliere le primissime barbabietole, una e una. Avevo fatto un video sulle barbabietole, ti invito ad andarlo a vedere. Poi vabbè, ho levato tutte le foglie mangiate del cavolo nero, però sono buone, si mangiano. Questo invece è lo sciso andato a seme, che è commestibile e ci può fare delle ricette, magari anche semplicemente sbollentato e marinato e poi usato come accompagnamento, per esempio, sul riso in bianco. Queste son cose proprio giappo livello 100. Comunque, se hai tanto sciso che ti va a seme, non disperare, è commestibile, lo puoi utilizzare in altri modi. Poi qui vabbè c'è qualche melanzana, un citriolo, qualche ocra ancora, un paio di baby pak choi e poi qui c'è un po' di quella rucolina che ti avevo fatto vedere prima, fantastica, veramente buonissima. Bella l'estate e i suoi ortaggi, ma anche quando comincia ad arrivare l'autunno direi che insomma. Allora, invece per la nostra insalatina asiatica ci siamo, è bella asciutta, quindi è pronta per essere messa nel contenitore. Ti ho messo per farti vedere le varie forme. Questa è la rucola wasabi, l'abbiamo vista prima. Misuna rossa, senape rossa, quella con una forma un po' intimidatoria per alcuni, perché è una forma un po' strana, però è veramente bella e buona più che altro. Qui abbiamo la wasabina, eccola qua, vediamo se riesco a far vedere un po' meglio. E qui la misuna, quella verde normale. Ti assicuro che se fai un buon lavoro in questa fase, ovvero di lavaggio e asciugatura, questa in frigorifero ti dura tranquillamente 1 settimana, anche 10 giorni, bella croccante. È arrivato anche Mario che si addentra nella giungla. Tutti questi ortaggi a foglia che ti ho fatto vedere oggi, tra l'altro, crescono velocissimi, dalla semina al raccolto passa 1 mese, se sono seminate nella stagione giusta. Poi le puoi raccogliere più volte, come ti ho spiegato, se non raccogli il cespontero le puoi raccogliere per settimane, se non mesi. E sono veramente buonissime. Ti viene un'insalata che non hai mai assaggiato dei sapori così, quindi ti consiglio veramente di coltivarle e di mangiarle. Anche Mario ve le consiglia, è vero Mario? Fammi sapere se le conoscevi, se le hai già provate o se hai intenzione di provarle. Scrivimi pure nei commenti domande che potresti avere. Ciao.